Quante ore hai passato in questo mondo semplicemente esplorando le terre di Skyrim? Ascoltando la sua colonna sonora, ammirando le montagne in lontananza, osservando i villaggi e i loro abitanti vivere le loro giornate, oppure indossando la tua armatura per affrontare Draugr, abbattere draghi, sterminare bande di banditi. Quanti personaggi diversi hai interpretato? Il ladro, il tank, il mago, l'assassino che segretamente è anche un padre di famiglia con 4 figli adottivi che lo aspettano a casa. Pensa a tutte le volte che hai avviato Skyrim su diverse console, in momenti diversi della tua vita, magari dopo un concerto, durante una notte di studio o alla fine di una lunga giornata di lavoro. Questo gioco ha più di 10 anni, eppure continua a tornarci. Per molti di noi Skyrim è un classico che non scompare mai per troppo tempo. Torna come la marea serale che ci richiama in acque familiari. Se non fosse chiaro, Skyrim è il mio gioco preferito. Ho amato anche tantissimi altri titoli come The Witcher, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy, ma nessuno mi ha mai catturato come Skyrim. E per questo volevo capire il perché. Negli ultimi 2 mesi ho rigiocato Skyrim, letto blog e guardato interviste degli sviluppatori, cercando di rispondere a queste domande. Dopo 10 anni, perché non smetto mai di tornare su Skyrim? E forse, ancora più importante, perché nessun altro gioco riesce a darmi le stesse emozioni? Molti hanno parlato dell'immersione, i personaggi mozzafiato, la quantità di NPC con cui parlare, gli eventi casuali, le quest nascoste e le location segrete, i libri di lore, le diverse gilde che puoi unirti e una delle colonne sonore più iconiche di sempre. Skyrim sembra un posto reale, che esiste anche quando tu non stai giocando. Ti basta iniziare a vagare e non passerà molto prima che un NPC ti fermi con un dialogo unico o una missione secondaria. Magari lungo la strada verrai attaccato da banditi, vincerai, consegnerai lettere e poi all'improvviso arriverà un drago che dovrai uccidere in fretta, prima che l'NPC che hai appena aiutato venga disintegrato dal fuoco. Ognuno di noi ha una storia simile. Venire distratti da quest secondarie, da una rovina da esplorare o da una montagna da scalare. E questo è solo l'inizio. La mappa enorme, le oltre 300 quest, i più di 400 luoghi nominati e i 1000 NPC unici garantiscono centinaia di ore di gioco. Ogni partita è diversa, ogni esperienza è unica, ma per quanto sia bello tutto questo, ci sono altri giochi che fanno le stesse cose. Cosa rende Skyrim diverso? Prima di tutto, la libertà. Skyrim non ti forza mai su un percorso preciso. Puoi ignorare la main quest per sempre. Puoi diventare il capo della confraternita oscura, un lupo mannaro, un compagno di Whiterun, un ladro della gilda dei ladri, oppure nessuno di questi. Puoi essere un eroe che salva il mondo o un contadino che vive tranquillo nella sua casa. Skyrim è un gioco che ti dice: ecco il mondo, vai e vivilo. In secondo luogo, il senso di progressione. Ogni dungeon che esplori, ogni urlo che impari, ogni arma che migliori ti fa sentire sempre più potente. Il sistema delle skill ti premia semplicemente per usare le abilità che ti piacciono. Non stai solo guadagnando punti esperienza, stai diventando davvero più bravo a fare quello che fai. Questo crea una connessione personale con il tuo personaggio. Poi c'è la community e le mod. Dopo più di 10 anni ci sono migliaia di mod che aggiungono armi, armature, migliorano la grafica o trasformano completamente il gioco. Skyrim non è solo Skyrim, è una piattaforma per vivere migliaia di avventure e questo lo mantiene vivo. E a proposito di avventure, se anche tu ami immergerti in mondi come questo, ti ricordo che ogni sera alle 21, tranne il venerdì e il sabato, sono in live su Twitch, dove gioco a Skyrim, Oblivion, The Witcher, Hogwarts Legacy e tantissimi altri giochi fantasy. Se vuoi restare sempre aggiornato su ogni video e ogni live, trovi anche il mio canale WhatsApp. Trovi tutti i link qui sotto in descrizione. E infine, la nostalgia. Skyrim è stato per molti il primo grande RPG open world. È un gioco che ci ha accompagnato in momenti importanti delle nostre vite. Tornare a Skyrim è come tornare in un luogo che conosci bene, ma che riesce sempre a sorprenderti. Per questo, dopo 10 anni, continuiamo a giocarci, perché Skyrim non è solo un gioco, è un mondo in cui possiamo perderci quando ne abbiamo bisogno, un mondo che ci permette di essere chi vogliamo, un mondo che, in qualche modo, continua sempre a sorprenderci, un mondo che in qualche modo continua sempre a chiamarci.
E prima di chiudere voglio concedermi un momento personale, perché questo canale per me è come un diario, un posto dove raccontare la mia storia, dove condividere non solo giochi, ma pezzi di me stesso. Skyrim mi ha salvato, quando tutto sembrava crollarmi addosso, quando la depressione mi teneva imprigionato e le dipendenze cercavano di trascinarmi via, Skyrim era lì. È stato il mio rifugio, il mio respiro in mezzo al caos. Mi ha distratto quando avevo bisogno di non pensare, mi ha dato un motivo per alzarmi dal letto, mi ha fatto sentire di nuovo libero quando tutto il resto mi teneva incatenato. Ricordo quelle notti infinite in cui il mondo reale mi faceva paura e l'unico posto in cui volevo essere era sulle montagne di Skyrim, sotto un cielo pieno di stelle, con la musica di Jeremy Soule che mi cullava. Lì non ero solo, lì potevo essere chi volevo, un eroe, un mago, un guerriero, un ladro, potevo combattere i draghi fuori e i miei demoni dentro. Skyrim, tu mi hai ascoltato quando nessuno lo faceva, mi hai accolto quando mi sentivo un estraneo nel mondo, mi hai mostrato che c'era ancora luce, anche nel buio più totale. Per questo ti sarò per sempre riconoscente, ti porterò nel cuore come una cicatrice che non fa più male, ma che mi ricorda che ce l'ho fatta. E ogni volta che tornerò a Helgen, ogni volta che sentirò il grido di un drago, saprò che quel ragazzo che ha superato tutto questo è ancora qui. Grazie Skyrim, grazie per avermi tenuto in vita quando tutto il resto voleva spegnermi. Grazie per avermi ricordato che, in fondo, sono il Dovahkiin della mia stessa storia.